Il mondo dell'elettronica è invaso da prodotti asiatici, cellulari, televisioni e ovviamente anche prodotti per chitarra. Solitamente arrivano con prezzi incredibilmente bassi, cosa che permette un po' a chiunque di poterli acquistare. Però poi, col tempo, ci si rende conto che in pochi mesi esce un modello nuovo e quello vecchio viene inesorabilmente abbandonato dall'azienda che gli riserva zero supporto. Ultimamente però le cose stanno cambiando e sono molti i brand che propongono un supporto più strutturato e un ciclo di vita dei prodotti più lungo. Oggi prendiamo in oggetto una Best Buy e cerchiamo di capire come si comporta dopo 3 anni. Parliamo ovviamente della NAX MG30. Io sono Leonardo Toro e questo è Like an Amp. Prima di iniziare, un ringraziamento speciale a Musica Store 2005 che supporta questo video mettendomi a disposizione il prodotto. Come sempre vi consiglio di fare un giro sul loro sito, nella descrizione troverete il link per l'acquisto di questa pedaliera e potrete proprio acquistare questa pedaliera qui che verrà messa in V-Stock assieme alla patch con cui ho suonato l'intro. Concedetemi adesso un minuto per condividere una riflessione. Nel mio ultimo video forse ho alzato un po' troppo i toni. Lo ammetto, siamo umani e a volte può essere frustrante vedere migliaia di visualizzazioni nei propri video ma poche interazioni. Ancora più quando poi ricevo domande in privato su Facebook, via WhatsApp o via email. Amici, supportate sempre i vostri youtuber, divulgatori, chitarristi preferiti, mettendo un like, commentando e iscrivendovi ai loro canali. Non vi costa assolutamente niente se non 2 minuti della vostra vita. Tutto ciò che facciamo è tendenzialmente gratis per voi e un piccolo ringraziamento in questa maniera so che è sicuramente gradito per tutti. E adesso andiamo al fulcro del video. La NAX MG30 è una pedaliera digitale che combina modellazione di amplificatori, cabinet ed effetti. Al suo interno troviamo 28 modelli di amplificatori per chitarra elettrica, 3 per basso e 2 per chitarra acustica, oltre a 12 cabinet personalizzabili con impulse response di terze parti. Numeri che la posizionano tra le migliori nella sua fascia di prezzo. Dal punto di vista costruttivo è solida e ben fatta. Il corpo è interamente in metallo con un pannello superiore anodizzato blu e uno inferiore verniciato nero. È robusta, perfetta per chi suona live o in sala prove, anche se non è super compatta, però è pensata per durare ed è qualcosa che apprezzi subito appena la prendi in mano. Per quanto riguarda la connettività, offre tutto quello che serve per qualsiasi setup. Ingresso per chitarra, aux in, uscita cuffie stereo, FX loop con send e return, uscite stereo left-right e una porta USB. Quest'ultima è particolarmente interessante perché permette di usare la MG30 come una scheda audio.
ideale per registrare direttamente su un computer. Inoltre puoi collegare un pedale di espressione esterno o il foot switch Dual NAX NP2 per espandere ulteriormente il controllo. Ma la vera chicca, secondo me, è la gestione della modalità di output, che ti consente di adattare la pedaliera al tuo setup in modo perfetto. Hai 5 opzioni: Studio Direct, che è ideale per collegarti direttamente a un mixer o monitor, Combo Front e Stack Front, se vuoi entrare nell'ingresso di un amplificatore reale, oppure Combo Return, Stack Return, per sfruttare solo il finale del tuo ampli bypassando il pre. È una flessibilità che onestamente non trovi spesso in questa fascia di prezzo. Passando ai controlli, la NAX MG30 punta su un'interfaccia semplice e intuitiva. Il joystick encoder è il cuore della navigazione. Puoi muoverti tra i menu, selezionare blocchi effetti e regolare parametri con facilità. Sotto lo schermo LCD ci sono 4 manopole che si adattano al menu corrente, dandoti un controllo immediato e preciso. Devo dire che anche il comportamento dei 3 foot switch è abbastanza semplice. Premendo il primo foot switch si va alla patch precedente, secondo foot switch patch successiva, terzo foot switch serve a modificare, come potete vedere, la scena. Stiamo passando dalla prima, seconda e terza scena. Ogni scena ovviamente ha i propri parametri memorizzati, quindi potete semplicemente mettere sulla prima scena un clean, seconda scena un crunch, terza scena lead e quindi affrontare tranquillamente un live. Premendo contemporaneamente il foot switch 1 e 2 si attiva la drum station e il looper. Doppio tap su control per uscire. Premendo il secondo e il terzo foot switch si attiva l'accordatore. Doppio tap anche qui per uscire. Un po' più complicato è la configurazione appunto del comportamento di questi foot switch. Si deve attivare questa modalità qui, una modalità di control, dove sul 1, 2, 3 e 4 sono censiti i vari pulsanti e anche il comportamento del pedale esterno. Il primo è il wah, secondo e terzo sono appunto i pedali esterni, il quarto invece è il tasto control che, come vedete, ho configurato con Shen. Quindi insomma un po' complesso però fattibile. Entriamo ora nelle funzioni avanzate. Una delle caratteristiche più interessanti secondo me è il routing parallelo. Questo ti permette di separare il segnale in percorsi distinti per modulazione, delay e riverbero, creando suoni più ampi e complessi che poi si ricombinano prima dell'uscita. Configurarlo è molto semplice, basta accedere al menu FX Chain e attivare il routing parallelo con un clic. Gli Impulse Response sono un altro dei punti di forza della MG30. Supporta IAR di terze parti fino a 124 campioni, che puoi caricare tramite il software QuickTone. La cosa interessante è che per ogni preset puoi avere un IAR dedicato, il che significa fino a 128 IAR personalizzabili per coprire qualsiasi esigenza. L'editor QuickTone poi è semplice e intuitivo. Ti permette di modificare preset, gestire il routing e persino personalizzare l'immagine di avvio caricando il tuo logo. E ora parliamo degli aggiornamenti, perché qui la NAX si differenzia davvero dalle altre aziende. Spesso capita che un prodotto venga lanciato e poi dimenticato, ma la MG30 ha ricevuto un supporto costante che l'ha resa sempre più potente e versatile. Con il firmware 2.0 è stata introdotta la Stomp Mode, che ha trasformato completamente l'uso live della pedaliera. La versione 3.0 ha portato il supporto per gli impulse response di terze parti, aprendo un mondo di possibilità per la personalizzazione sonora. Con la 3.1.7 sono arrivati i nuovi modelli di amplificatori, come il Vivo ispirato a Van Halen e nuovi effetti come il Red Fuzz. Infine le versioni 4 e 5 hanno migliorato la gestione del pedale di espressione e il routing USB, rendendo la MG30 ancora più stabile e professionale. Questo tipo di supporto continuo e raro dimostra quanto NAX crede in questo prodotto, nonostante si parli di una pedaliera con un prezzo di ingresso base. Dopo 3 anni, la NAX MG30 si conferma una delle pedaliere più competitive nella sua fascia di prezzo. Offre qualità sonora, funzioni avanzate e un supporto continuo che la rende un prodotto sempre attuale. Se stai cercando una pedaliera versatile, facile da usare e con un rapporto qualità-prezzo incredibile, la MG30 è ancora una scelta top.
Grazie ancora a Musica Store 2005 per aver reso possibile questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E se avete domande o volete condividere con me le vostre esperienze o con gli altri membri della community, scrivete nei commenti. Alla prossima!